Un minuto ed è pronto. Questo potrebbe essere lo slogan per questa ricetta, perché parlo di hamburger di salmone. Spesso si mangia il filetto, si mangia il medaglione che viene venduto così, il trancio, e in realtà si possono fare degli hamburger squisiti, si possono mettere in congelatore e mangiare quando si vogliono poi. Vediamo come si fanno, molto molto semplice. Si prende un filetto di salmone, cercate di prenderlo sempre fresco, poi andate a puntare la lama del coltello in questo modo e con le mani lo sfilettate così. Questa è la parte un po' più grassa, ricco di omega 3, vedete queste venature bianche qua, e le prendiamo tutte. Se ha degli spini sentitele con la mano, in questo caso non abbiamo spine, quindi possiamo andare a tagliarlo. Quindi un hamburger non è altro che una preparazione base di una tartare che poi invece va un po' modificata. Con che cosa va modificata? Dunque, le carni tipo il salmone, il pesce spada, ma può essere anche il pesce azzurro, io amo farle ad hamburger aggiungendo semplicemente dell'amido di mais per andare ad amalgamare le carni. Le carni sono già abbastanza grasse, quindi nel momento in cui io le vado a pestare col coltello, le vado a battere, liberano già il loro grasso e questo porta appunto ad amalgamare poi l'impasto. A me piace fare un impasto semplice, volendo si possono aggiungere dei capperi, dei pomodorini, però io amo usare proprio la carne nella sua purezza ed andare ad aggiungere poi i vari sapori. Adesso si batte col coltello, quindi massima espressione della gioia e della felicità. Non amo fare dei pezzettini troppo piccoli, quindi qualche pezzetto è bello averlo in bocca. Andiamo a metterlo dentro la boule, in questo modo, e a questo punto aggiungiamo un po' di amido di mais. Ne prendiamo una puntina di un cucchiaio e vediamo se è sufficiente. Con il dorso del cucchiaio andiamo a pestare così la carne e amalgamiamo bene l'amido. L'amido cosa fa? Con il grasso e con l'acqua della carne comincia a creare una sorta di patina. Questa patina è quella che ci farà tenere in piede l'hamburger. Per fare degli ottimi hamburger sarebbe meglio usare dei coppa pasta, però volendo si può fare anche a mano, diventa un po' meno omogeneo. L'importante però è compattare bene la carne, quello è l'unico segreto. Ecco che il coppa pasta ci aiuta perché possiamo fare una pressione importante, quindi io vi consiglio sempre di usare un coppa pasta tipo un 9 di diametro, ma se volete giocare lo facciamo anche con un coppa pasta un po' più piccolo, lo potete fare di diverse dimensioni. L'importante è lo spessore. Lo spessore deve essere circa di un centimetro e mezzo al massimo, in maniera tale che si possa cuocere bene all'esterno e rimanere un po' morbido all'interno, se no, come tutto il pesce che ama cotture brevi, anche l'hamburger non ama essere cotto a lungo. Compattato l'hamburger, poi vado a metterci del pangrattato insieme a del sesamo bianco, perché come tutti i pesci le cotture dirette vanno a seccare troppo la carne, quindi questo ha due funzioni: uno, quello di proteggere il pesce dalla padella, due, dalla parte croccante del piatto. In più il sesamo tostato con il salmone si sposa proprio bene bene bene, quindi fate una bella copertura in questo modo, coprite anche il secondo. Potete usare anche, se volete, del sesamo nero,
allora avete un impatto colorato ancora più interessante, visto che il salmone rosa ci sta benissimo. Sempre con il bordo del cucchiaio andate a premere, il pangrattato andrà a attaccarsi al salmone in questo modo, e la stessa cosa facciamo anche dall'altra parte. Quindi vi aiutate con una paletta, quindi andiamo a compattare e usare il pangrattato come abbiamo fatto prima. Il salmone adesso riposa in maniera tale che l'impasto diventi uniforme. Cominciamo a fare la salsa, molto semplice. Prendiamo dello yogurt bianco, che dà sempre una parte di acidità, perché pensiamo che il salmone è grasso, quindi dobbiamo in qualche modo andare a sgrassare con una salsa. Aumentiamo ancora di più la parte acida con i lamponi e diamo anche un tono di colore. In questo modo qua ne mettiamo una decina circa, poi mettiamo limone, mettiamo un po' di succo e ci mettiamo sempre gli oli essenziali che a me piacciono tantissimo. Li caviamo, mettiamo dentro così, dopodiché mettiamo una parte di spezie che è il curry. Il curry è uno dei mix di spezie che a me piace in particolar modo, lo uso molto. Ne mettiamo un pochettino, questo l'ho fatto tostare precedentemente, e mettiamo un po' così. E poi il prezzemolo, solo in questo le foglie, in questo modo. Un po' di sale e dell'olio extravergine di oliva. Il tutto lo andiamo a frullare bene con un mini primer e vedrete che cosa verrà fuori. La salsa di yogurt con il lampone è pronta, si sente anche proprio il profumo del curry, quindi la lasciamo riposare un pochettino. Nel frattempo il radicchio andiamo a cuocerlo. Lo taglio a metà in questo modo e poi faccio degli spicchietti, stando attento a prendere sempre una parte della base, in questo modo qua. La stessa cosa facciamo con l'altra metà, e questa è la parte vegetale del piatto, che segue chiaramente, come tutte le preparazioni proteiche, devono avere una base di verdura. In questo caso usiamo il radicchio rosso. Per usare poco olio, uno dei piccoli trucchi è quello di metterlo direttamente sul radicchio, in questo modo qua, poi lo vado a massaggiare, così in pentola avrà la possibilità di cuocere brevemente a fiamma sostenuta, senza fare dei soffritti importanti, ad essere unto completamente. Ok, è pronto per andare in padella, andiamo a scottarlo. Radicchio scottato 2 minuti da una parte e 2 minuti dall'altra, deve rimanere croccante e dentro ancora un po' umido. Il sale lo aggiungiamo solo alla fine, perché se lo mettessimo prima faremo perdere i liquidi della verdura. Pronto così, basta. Con la stessa padella adesso la puliamo e poi ci cuociamo gli hamburger. Verso un po' di olio. Allora, nella padella, se è un antiaderente, ne serve veramente poco o quasi nulla. In questo caso io non ce l'ho un antiaderente, quindi un po' di olio. E con una paletta vi aiutate e prendete gli hamburger e li mettete dentro la padella. Li dovete girare una volta sola. Io li metto con il coppapasta, in questo modo qua.
doratura circa 1 minuto e mezzo, dopodiché con la paletta li aiutate e li girate in questo modo qua. Vedete, la doratura si è già formata. E andiamo a cuocerli dall'altra parte, un altro minuto e mezzo circa, e dopodiché l'hamburger è pronto. Nel frattempo l'olio sta andando perché andiamo a recuperare la pelle del salmone. Questa è una chicchettina, questa è la parte, diciamo, croccante del piatto, tanto per fare i belli. Quando l'olio è pronto prendiamo la pelle del salmone e andiamo a friggerla in questo modo qua. Girate. Bene, la pelle è pronta, croccante. Andiamo a mettere sopra un foglio di carta che assorba un po' l'olio rimanente. Mettiamo un po' di sale, appena. Gli hamburger nel frattempo sono cotti, quindi vedete siamo giusto in tempo per andare a far uscire gli hamburger. Quindi vedete che rimane sempre in forma con il coppapasta, in questo modo qui. Continuiamo a lasciarli dentro il coppapasta, che ci aiuta anche a trasmettere un po' il calore alle parti laterali dell'hamburger. Bene, abbiamo tutti gli elementi per comporre il piatto, vediamo come andiamo a servirlo. Pronti per impiattare questo salmone? Quindi prendiamo la salsa, che sarà di yogurt, acida, bella rinfrescante, la mettiamo sotto, in questo modo qua. Poi ci adagiamo sopra il salmone, che a questo punto avrà ancora la forma precisa, perché col coppapasta vedete che riusciamo ad ottenere proprio un cerchio perfetto. Vi aiutate un po' col dito, in questo modo qua. Andiamo a mettere anche l'altro. Lo adagiate piano piano. Vedete che il salmone al centro risulta ancora rosato. A questo punto andiamo a mettere un po' del nostro radicchio, andiamo a salare un pochettino il salmone sopra, mettiamo così, in questo modo, e poi la parte croccante, che è appunto la buccia, lo mettiamo qui. È un piatto per due, quindi poi la buccia ce la si divide. Finiamo con un po' di curry sopra, appena 2 fogliette di prezzemolo, in questo modo. E qualche goccetta ancora di salsa sopra. Bene, salmone impiattato, un bel hamburger, potete unirci anche del pane, a me piace servirlo così.